Il nuovo manuale del giocatore in italiano. Uscito a settembre 2024 in inglese, finalmente il manuale del giocatore della nuova edizione di Dungeons & Dragons è arrivato anche in italiano. Ci ha messo un po', è vero, siamo ormai a maggio, ma siamo comunque felici di averlo tra le mani. Io personalmente ho aspettato a parlarne, sia perché volevo studiarlo con attenzione, sia perché volevo lasciar passare le polemiche iniziali che onestamente non amo. Quella che state per sentire è la mia opinione personale, non è un verdetto definitivo e non pretende di esserlo. Ognuno ha diritto alla propria visione e ogni punto di vista è valido. Detto questo, partiamo. Dal punto di vista del contenuto, il manuale è davvero ricco. 12 classi, 48 sottoclassi, 75 talenti, 389 incantesimi. Non mancano certo le opzioni per creare il proprio personaggio, ma se già conoscete la quinta edizione vi chiederete: ha senso fare questo upgrade? Beh, il manuale è strutturato in modo piuttosto diverso. Le regole di base arrivano prima delle classi e delle razze, che ora si chiamano specie. Il primo capitolo spiega cosa aspettarsi da una sessione di gioco, quali dadi servono, come si gioca. In questo modo, quando arriveremo a creare il personaggio nel secondo capitolo, avremo già una base solida. Tendenzialmente il manuale è facilmente consultabile, è più chiaro rispetto all'edizione precedente, il che è un punto a favore. Le prime 30 pagine ti guidano nelle meccaniche fondamentali, le oltre 300 successive sono dedicate alla creazione del personaggio. È un paradiso per chi ama l'ottimizzazione, ma può essere un po' troppo travolgente per chi si avvicina a D&D per la prima volta. Anzi, è un vero e proprio test da superare. Se tabelle, rimandi a talenti e abilità non vi mandano via, siete a posto. Altrimenti, più lavoro di onboarding per il master. Un grande cambiamento è che ora non sono più le specie a darti bonus alle caratteristiche, ma il background, e qui secondo me si perde qualcosina. Se prima c'era il rischio che tutti gli orchi fossero guerrieri, adesso il background dà guardia a rendere personaggi troppo simili. In pratica il background diventa la scorciatoia per la build e non un vero elemento narrativo. Anche le specie sembrano essere ridotte quasi a semplici skin, con pochissimo impatto reale sul gioco. Questo appiattimento e mancanza di diversità per me è un problema. C'è qualcosa da dire anche per quanto riguarda lo stile artistico. È oggettivamente bellissimo, niente da dire, ma lo stile visivo dei personaggi è quasi supereroistico. Il mondo di gioco, almeno nell'estetica, non ha più la crudezza fantasy dei romanzi di Salvatore o l'intensità del mondo visto in Baldur's Gate 3. Excuse me. La prima impressione ricorda una generica copertina di fumetti americani con spade e incantesimi, dove tutto è un po' troppo pulito e levigato. Sul fronte delle meccaniche bisogna subito dire che le classi sono state rese molto più potenti. Le abilità chiave si ricaricano più spesso, gli incantatori sono ancora più letali e c'è questo nuovo sistema di maestria delle armi che aggiunge finalmente profondità all'uso delle armi da mischia, permettendo effetti interessanti anche se l'attacco non va a segno. Incantatori, non preoccupatevi, alcuni vostri incantesimi sono ancora più sbroccati dell'edizione precedente. Alcune combinazioni infatti fanno effetti devastanti, parlo di decine se non centinaia di danni. I personaggi non sono mai stati così forti e questo, per chi cerca un certo equilibrio, può diventare un problema. Non è tanto un difetto per me, quanto una precisa direzione di design, pensata per rendere tutto più cinematografico. Ma questo significa che a livelli medio-alti si rischia davvero di giocare in un film Marvel. Anche il sistema dei talenti è cambiato, ora sono molti di più, ma quasi tutti danno anche bonus alle caratteristiche. Questo tende ad appiattire un po' le scelte, rendendole meno varie di quanto ci si potrebbe aspettare. Un'altra cosa che mi ha lasciato perplesso è il nuovo sistema di creazione degli oggetti. È stato reso molto semplice, quasi come un paga oro, aspetta tempo, ottieni oggetto. Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più interessante. Infine, la retrocompatibilità è stata molto sbandierata, ma io qualche dubbio ce l'ho, perché i personaggi di questa edizione sono così forti che rischiano di tritare le vecchie avventure, anche ai primi livelli. In conclusione, questo nuovo manuale del giocatore è ricco, moderno e sicuramente pensato per un pubblico nuovo o per chi vuole un'esperienza più fluida e cinematografica, ma se cercate la profondità narrativa, la varietà di background o un mondo fantasy più sporco e crudele, potreste sentirvi un po' fuori posto. Ciao dal vostro master.